Ciao a tutti e bentornati su Dentro le serie turche. Se è la vostra prima volta qui, un abbraccio virtuale e benvenuti nella nostra piccola oasi di romanticismo, curiosità e sogni a occhi aperti. Oggi ci immergiamo in una storia che profuma di vento caldo, luci soffuse e promesse sussurrate, una fuga che ha fatto tremare i cuori dei fan e scatenato un'ondata di domande. Parliamo di un viaggio che, fidatevi, ha lasciato molti a bocca aperta. Sì, stiamo per addentrarci nei dettagli di quella fuga romantica che avrebbe coinvolto proprio loro, la coppia che tante volte ci ha fatto sognare davanti allo schermo, Gökberk Demirci e Özge Yağız. Se non siete ancora iscritti, è il momento perfetto per cliccare su iscriviti e attivare la campanella, così da non perdervi nessuna delle nostre prossime avventure narrate. Fin dall'inizio, il sussurro che correva tra le fanpage era lo stesso. Hanno davvero messo in pausa set, copioni e riflettori per dedicarsi a una storia tutta loro, lontano dal rumore? L'idea ha fatto vibrare l'immaginazione di tutti, perché quando parliamo di Gökberk Demirci e Özge Yağız parliamo di due volti che, grazie alla loro intesa scenica, hanno conquistato un pubblico trasversale. A unire i puntini, però, c'era un tassello in più che ha acceso la lampadina del gossip. La possibile presenza, almeno in una parte dell'itinerario, di una terza persona vicina alla coppia. Un'amicizia, un supporto, qualcuno che condividesse con loro un pezzetto di cammino. E proprio questa ombra discreta ha alimentato le congetture, tra ipotesi sentimentali e realtà più prosaiche. Prima di rispondere al dove, ripercorriamo l'affascinante gioco di indizi. All'inizio, le voci puntavano dritte verso luoghi da cartolina. Le spiagge maldiviane lambite da acque trasparenti e bungalow sospesi sul mare, cornici ideali per chi desidera fermare il tempo tra una carezza e un tramonto, oppure le vie lastricate di Parigi, dove ogni ponte sembra una promessa, o Roma, con il suo fascino senza età, che profuma di cinema e storie eterne. Ma mentre i sussurri rimbalzavano di bacheca in bacheca, da un profilo all'altro, la pista più credibile ha iniziato a prendere forma, meno ovvia e molto più intima. Le informazioni più solide indicano infatti uno scenario diverso, più vicino al cuore e alla memoria, una nicchia segreta della Turchia, un rifugio capace di far dialogare il silenzio con i sentimenti. Un paesaggio che conquista con montagne scolpite dal tempo, villaggi che raccontano secoli con una sola piazza, e una cucina che sa di casa anche per chi non ci è mai stato. Un nome ha cominciato a risuonare più degli altri, Cappadocia. Con le sue formazioni rocciose che paiono cadute da una fiaba, con i suoi albei in mongolfiera che tingono il cielo di rosa e oro, con i suoi belvedere dove l'aria trattiene parole mai dette, questa terra sembra fatta apposta per chi vuole perdersi per ritrovarsi. Immaginate Gökberk e Özge che, avvolti nel chiarore prima del giorno, salgono su una cesta intrecciata a mano, il bruciatore che sussurra fiamme gentili, e la mongolfiera che si stacca leggera da terra. Il mondo si rimpicciolisce, le case diventano disegni, le valli tracciati d'inchiostro, e i pensieri più rumorosi si zittiscono. È facile vedere in quell'alba la scena perfetta per due persone che, a prescindere dai riflettori, hanno bisogno di uno spazio solo loro, per guardarsi come non si può fare quando le timeline bruciano e l'agenda non perdona. E non è difficile immaginare che, nel corso delle giornate, abbiano messo piede in quelle città sotterranee dove il tempo ha smesso di contare, e che si siano lasciati guidare dai sentieri delle valli dell'amore e delle rose, dove la natura pare aver scritto poesie con la pietra. Naturalmente, ogni viaggio speciale ha il suo capitolo di sapori. La Turchia, con le sue tavole generose, invita a condividere. Pensate a mezze di stagione, al profumo del timo che rincorre i pomodori, al suono della crosta del pane appena rotto con le mani. Un kebab lento e succoso, un agnello tenero, e poi il gran finale dei dolci, baklava lucida di miele, kunefe filante, un tè dal profumo leggermente affumicato. Non stupirebbe sapere che si siano concessi una lezione di cucina, per carpire segreti tramandati, per ridere degli errori e per accorgersi che, dopo tutto, anche la ricetta di un dolce può diventare una metafora dell'amore, tempi, pazienza e il calore giusto. Se c'è un tratto che ha reso questa fuga ancora più magnetica è la discrezione. In un'epoca in cui tutto si mostra, scegliere di sussurrare invece che gridare ha un fascino irresistibile. Eppure,
come spesso accade, qualche briciola è scivolata sui social, quanto basta per accendere la fantasia. In molti hanno notato una storia di Osge Yats con un cielo che sembrava dipinto proprio dalla Cappadocia, quella sfumatura tra il rame e il rosa che non sbaglia. Poco dopo, è comparsa una foto di Gökberk Demirci con un piatto tradizionale che gli esperti di cucina regionale hanno riconosciuto all'istante. Coincidenze? Gli sguardi più attenti non lo credono. A rendere più intrigante il puzzle sono state le ipotesi sul famoso terzo. Con il passaparola, la curiosità ha scatenato supposizioni su collaborazioni, triangoli, ospiti inattesi. Qualcuno ha persino creduto di scorgere un collega al loro vicino, solo perché un nome circolava con insistenza tra i commenti. Ma le voci più attendibili convergono su una realtà diversa. In quelle tappe dove la presenza di un'altra persona è stata segnalata, non si sarebbe trattato di un collega in vista, bensì di un amico storico di Gökberk, un volto familiare nel loro giro privato. Una compagnia discreta, capace di muoversi all'ombra quando la luce serve solo ai ricordi condivisi. Nulla che incrini l'incantesimo, anzi, la testimonianza che, a volte, la complicità si rafforza anche grazie a chi sa stare un passo indietro. La verità è che, al di là di destinazioni e itinerari, ciò che ci attrae è sempre lo stesso magnete, la connessione umana. Vedere Gökberk e Osge concedersi tempo, aria, silenzio e sorrisi lontano dai set ci ricorda che dietro i personaggi ci sono persone. Con le loro abitudini strane e le loro fragilità, con una voglia semplicissima e profonda di sentirsi vicini. È per questo che immaginiamo risate improvvise, chiacchiere a bassa voce davanti a un camino acceso, pause rubate al freddo della sera per guardare il cielo e lasciarsi sorprendere dalla vertigine di sentirsi piccoli e vasti insieme. Forse, in una notte più limpida delle altre, hanno acceso un piccolo fuoco all'aperto, condividendo storie mai raccontate, con il vento che, tra una fiamma e l'altra, si prendeva cura dei segreti. Se ci spostiamo dall'emozione al suo riflesso pubblico, la loro capacità di proteggere il privato non spegne la curiosità dei fan, la affina. La rende più rispettosa e, paradossalmente, più viva. Perché quel che non viene raccontato ha sempre il sapore delle pagine ancora da scrivere. E in queste pagine immaginate, Cappadocia diventa il simbolo di tutto ciò che si desidera quando si vuole, per un attimo, smettere di correre, una leggerezza che non è fuga, ma ritorno a se stessi, insieme. È qui che la doppia natura di Gökberk e Osge, pubblica e privata, luminosa e raccolta, trova il suo equilibrio. Sanno camminare tra il clamore e il silenzio, facendo in modo che l'uno non divori mai l'altro. A fronte di così tanti indizi, è naturale chiedersi quanto ci sia di certo. Le nostre antenne da detective del gossip hanno registrato segnali coerenti, scatti che combaciano, tempi che si sovrappongono, dettagli apparentemente casuali che, messi in fila, raccontano un percorso. Non è un caso se molti parlano delle prime ore del mattino come dei momenti più emblematici di questa fuga. Alba, caffè caldo tra le mani, parole poche e pulite. E poi giornate cadenzate da scoperte semplici, una bottega d'artigiano dove un tappeto prende forma, il passo lento tra i filari di un vigneto antico, il ronzio lieve di una bicicletta che attraversa una strada polverosa. Niente di spettacolare, e proprio per questo indimenticabile. La cucina, dicevamo, è stata quasi certamente una protagonista silenziosa. Chi li conosce sa che Gökberk ama la concretezza delle cose fatte bene, il sapore autentico. Osge ha uno sguardo curioso e sensibile, di quelli che davanti a una tavola imbandita si fermano a domandare storie agli aromi. Non stupisce pensare a loro alle prese con una ricetta locale, magari un menemen profumato, una corba confortante, o un dolce preparato seguendo i tempi del respiro, non quelli dell'orologio. Una tavola può diventare teatro intimo, le mani si sfiorano passando un bicchiere, gli sguardi si cercano per un assaggio in più, una risata alleggerisce la giornata come un refolo d'aria che scosta la tenda. Naturalmente, i loro profili hanno fatto la loro parte. Un'inquadratura ben scelta può dire molto senza dire nulla. La silhouette di una valle color rame che compare nelle storie di lei, il riflesso di un bicchiere che, nella foto di lui, tradisce la luce di un tramonto in altopiano. Qualche parola enigmatica, una didascalia breve che non rivela ma evoca.
E poi la regola d'oro: non apparire insieme, se non con quella complicità invisibile che i fan più accorti sanno riconoscere anche quando non c'è un volto accanto all'altro. E torniamo al tema che ha fatto discutere, quella presenza laterale che qualcuno ha interpretato come segnale di altro. Qui il chiarimento vale più di 1000 smentite rumorose. Dalle voci che riteniamo più affidabili, sembra che nelle tappe in cui si è affacciato un terzo, si sia trattato di un amico di vecchia data di Gökberk, una figura che appartiene al loro cerchio personale, non alla scena. Una compagnia rispettosa, capace di scomparire quando non serve, di fare una foto quando serve, di tenere il filo dei ricordi senza pretendere di essere protagonista. Non un intoppo, ma un supporto. E questo non toglie nulla al cuore del viaggio, semmai ne rafforza la verità. A questo punto, il fascino di Cappadocia non è più solo un'ipotesi geografica, ma un simbolo narrativo. Dalle mongolfiere alle città nascoste, dalle vallate ai tavoli apparecchiati al tramonto, ogni frammento sembra accordarsi con l'idea di un tempo ritrovato. Un tempo lento, non ozioso, umile, non povero, pieno, non rumoroso. È il tempo in cui una coppia tira il fiato, si riconosce, si promette qualcosa senza bisogno di platee. E nello stesso istante in cui la loro riservatezza tiene lontani i riflettori, l'eco di questa scelta raggiunge tutti, ispirando chi guarda a concedersi a propria volta una fuga, breve o lunga che sia, per ricordarsi di cosa è fatto l'amore quando nessuno lo sta fotografando. Per i fan, questi frammenti sono doni. Piccoli spiragli che non chiedono invadenza, ma invitano all'immaginazione. Ci si interroga su quale sia stato il loro posto preferito, su quale vista li abbia messi in silenzio, su quale frase si siano sussurrati senza pensarci troppo. E nel farlo, si finisce per parlare un po' anche di noi, di quanto sia necessario, ogni tanto, spegnere tutto e scegliere un orizzonte, di quanto conti concedersi il lusso del semplice. Se guardiamo all'impatto culturale, non c'è dubbio. Quando due figure come Gökberk Demirci e Özge Yaz mostrano, anche solo per indizi, che la felicità può stare in un'alba fredda e un dolce condiviso, finiscono per influenzare gusti e desideri. Non solo alimentano il sogno di Cappadocia, ma incoraggiano a cercare una Cappadocia personale, dovunque essa sia. Un luogo dove ricordarsi che, tra doveri e ambizioni, resta uno spazio da difendere con l'ostinazione dolce di chi ci crede. Mettiamo in fila ciò che abbiamo raccolto. Un viaggio costruito sull'idea di sottrarsi alla frenesia, un mosaico di destinazioni possibili, dalle Maldive a Parigi, fino a Roma, che ha lasciato il posto alla suggestione più concreta della Cappadocia, attività che parlano da sole, volo in mongolfiera, esplorazioni sotterranee, passeggiate nelle valli, e una tavola che racconta un modo di stare insieme. A questo si aggiungono gli indizi social, la discrezione calibrata, e la presenza intermittente di un amico, figura laterale e mai invadente. L'emozione che ne esce è tonda, connessione, gioia quieta, ricordi che si depositano piano. In definitiva, il senso di questa fuga non sta solo nella mappa, ma nel modo in cui è stata percorsa. La loro abilità nel circondare il privato di rispetto e pudore non ha spento l'immaginazione, l'ha educata. E se oggi siamo qui a raccontarne il possibile, è perché a volte un dettaglio vale più di 100 foto. Il profilo di un altopiano, un volto appena controsole, la promessa muta di tornare. Prima di salutarci, voglio lasciarvi con una domanda che è anche un invito a immaginare. Vi sembra plausibile che proprio la Cappadocia sia stata il cuore di questa fuga? In quali momenti li immaginate più felici? A guardare l'alba da una mongolfiera, a perdersi tra le strade di un villaggio, o a ridere in una cucina piena di profumi? Scriveteci tutto nei commenti. Sapete quanto ci piace leggere le vostre teorie e il vostro sguardo sulle storie. Se questo viaggio tra indizi e sospiri vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama le storie romantiche e, naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Dentro le serie turche per restare con noi anche nella prossima avventura. Noi ci saremo, con lo stesso desiderio di raccontare e la stessa cura nel farlo. Alla prossima, sognatori!